La mountain bike è uno dei mezzi di trasporto più interessanti per la scoperta del nostro territorio. Sono Ettore Personetta, guida di mountain bike valdostana, e la mountain bike mi permette di far scoprire ed apprezzare le bellezze della Valle d'Aosta. Muoversi su sentieri e strade poderali, grazie anche alle bici a pedalata assistita, non è mai stato così accessibile. In queste puntate vi porto alla scoperta di luoghi, territori, ma soprattutto persone e amici che come me vivono in queste straordinarie valli. Difficile non capire dove siamo, con una montagna così dietro di noi, Bray Cervinia. Noi siamo sul versante sud del sole del Cervino, lato italiano. Sono qui con Shanti. Ciao Ettore. Ciao. Vedremo la Valle di Cervinia da varie angolazioni con punti di vista diversi, quindi guarderemo anche le Gran Muraie, il plateau e i trail bellissimi del nostro bike park. Ci sposteremo in alto verso il rifugio Riondè a 2800 metri, faremo la Morena, un trail abbastanza tecnico, faremo un giro nel bike park e affronteremo altri trail, quindi la giornata si prospetta interessante. Incontreremo Tiziano che ci aspetta al noleggio Why Not da Marco, così da lì poi partiremo insieme verso la nostra avventura di oggi. Andiamo. Vamonos. Ciao Marco. Ciao, bene, dai. Grazie per il supporto per le bici elettriche. Ormai è la quinta stagione che ho solo bici elettriche, anche perché tanto il trend è quello, bici elettriche ormai sono tutte super performanti anche in discesa, e negli ultimi anni purtroppo sempre più gente non avvezza ad andare in bici si avvicina a questo mondo. A salire vanno, tutto bello, però a discesa c'erano le pietre. C'erano le pietre, in teoria siamo in montagna. Sarebbe meglio almeno la prima uscita farla con delle guide o comunque con qualcuno che gli spieghi un po' meglio l'utilizzo del cambio. La cosa molto bella di quest'anno è che ho lo shotgun, che è un sellino che si può montare sulla bici davanti, così il bambino praticamente non rimane dietro, è un po' più bilanciato, e con quello sono riuscito a far fare tante gite belle anche appunto a famiglie. Preparati, dai, quando hai tempo ci facciamo un giro insieme. Dai, ben volentieri. Divertitevi ragazzi, bellati, a dopo. Ciao ciao. Tizi, siamo a metà degli 800 metri per andare su a Riondè. Certo che con l'e-bike è un'altra cosa. Ci dà una grossa mano a noi che siamo allenati, ma soprattutto ai turisti che vogliono arrampicarsi su fino ai piedi del Cervino. Nella vita mi divido come molti in Valle d'Aosta con le due grandi stagioni turistiche, estate e inverno. D'estate ho un'attività, un bed and breakfast in Colline Saint-Vincent, quindi tra bed and breakfast e guida e accompagnamenti passo la mia estate appunto in mezzo alle montagne. D'inverno invece faccio il maestro di snowboard e da diversi anni sono direttore della scuola di sci del Cervino, della storica scuola di sci del Cervino. Bella responsabilità, quindi farai un po' meno il maestro di snowboard. Deduco. Insegno pochissimo, coordino i maestri
siamo un'ottantina, quindi c'è un bel da fare. Essendo alti in quota abbiamo sempre la disponibilità di neve artificiale, fortunatamente, che ci permette di iniziare prima e finire dopo tutti la stagione. Sì, ripartiamo, Shanti. Sì, Siamo quasi arrivati. siamo quasi arrivati. Bonjour, mariage, merci pour Alors, comment la va? moenda, Tout on en est mode? déjà très bien, mais surtout c'est que ça, Tu hai detto le più con dei brie? le brie, ouais, Ah ouais. ouais, Ouais. una salsina Madonna, di c'est- peperon rozzo in agrodolce, Assolut- vedrò chi fait notre chef de perché non veille. Tagliere Valdotè, tu le produis de nom. Oh, les produits de la Val d'Usta, tu as une grosse chance d'aiutare Ouais. la meilleure chiesa della Val d'Otena, quindi Montserrat, la montagna più bella del mondo. Ouais. I E- vengono solo gli alpinisti di tutto il mondo per avere per la E per la figlia. per la fare per forza. Il E- che di fai, la figlia la fa, La figlia la fa, lo quello patè patè che di fai, ma Lo può mettere sottotitoli. Lulu, tutte di le lau e me Lulu. E infatti a Veizera uno zero, Oh. io anche... Gli alle dipinti perché siamo un papa che mon frère Gabriele sono dei artisti. Son papa e me macchigna. Oh, ma penso surtout le Montserrat, le montagne, Ouais. quello blu. E me invece andiamo a prendere le becchie di montagna, no? Allora lo gipetto, l'olio, lo lu. Invece per presi di rifugio, lo rifugio... Le refuge, il a costruito lo barba di mon papa, il avait l'anno 29, e non l'ha ancora fait 10 anni fa. E il è un grosso appoggio per gli alpinisti che vanno su Montserrat. E gli cambiamo anche una meta per i turisti che vengono a vedere la montagna, ma anche per fare le passeggiate. C'è due wet. Due wet e lo panorama è magnifico. Noi tra l'altro nel filo a Willy Bike come te io e nel pedalo veramente tranquillo, easy. Mariage, grazie. Merci de tot e noi e lo alla prossima. ripeto, il più della montagna più bella del mondo. Mi raccomando, La piramide, dai. Ecco. Sì. Volevo fermarmi lì, ho detto non riesco più. No, ma soprattutto...
La discesa è tutt'altro che banale, lo spartiacque. Mi è piaciuto la straight line. Sì, la straight line, la Cipolli straight line. La direttissima. Direttissima. No, Beh, adesso... è solo perché ci sono quei sassi che non ci va mai nessuno. non era pulita, però abbiamo provato. Siamo arrivati appena in tempo per prendere l'ultima telecabina, per arrivare qua a Cime Bianche, 2.8 come il Riondè, e così possiamo continuare ancora questa giornata freeride enduro, bella tosta, Tizi? Sì, questa è una parte con dei trail tecnici dove i percorsi sono stati lasciati più naturali, il terreno più naturale, meno lavorato, e c'è da fare lo slalom tra pietre e radici, è bello tecnico. Passerelle, bisogna avere una bella preparazione fisica, saper guidare la bici, alcune passerelle in legno, molto bello. Ci divertiremo. Sì, Dai. sicuramente. Adesso andiamo a farci questo bel sentiero enduro, non banale, bello, tecnico. Al Page, dove ci aspetta un amico. Senti, vuoi fare il drop? Secondo te? Secondo me sì. Ok, andiamo allora. On vient de terminer le trail, ici, le trail alpage, chez toi, Rolly. Et le discours bike, ça fonctionne? Il y a beaucoup de Oui, il y a beaucoup de passages. gens qui arrivent ici. C'est pas mal maintenant. C'est une situation qui vient de changer toutes les années. Maintenant, cette année, on a aussi, il est arrivé aussi ici la Maxi Avalanche. Donc, il y a eu beaucoup de gens, vraiment beaucoup. E te, Rolly, in bici hai fatto una super esperienza. Beh, diciamo che è stata un'avventura. Siamo partiti all'avventura. Siamo partiti da qua, da Cervinia, Tu e? io e mio cugino André, e siamo andati, ci hanno portato con le motoslitte al Colle del Teodulo, siamo scesi con gli sci a Zermatt, abbiamo preso le nostre bici e siamo andati fino a Stoccolma. 25 giorni totali di pedalate, una media più o meno di quasi un centinaio di chilometri al giorno, un giorno solo di riposo,
Un percorso diciamo non troppo difficile a livello fisico. Ho trovato una grossa difficoltà, cioè grossa. La cosa più difficile è stata proprio la testa, il doversi confrontare tutti i giorni con lo stare 6, 7, 8 ore su una bicicletta. Abbiamo avuto sicuramente la grossa fortuna di avere tanti amici lungo il percorso che ci hanno ospitato. Quello ci ha aiutato. Valle d'Aosta a Stoccolma. È stata un'idea che comunque è nata molto così tra le nuvole. Beh, tra le nuvole. E poi vi siete allenati? Come l'avete impostata? Cioè, al di là della fatica, 7-8 ore in bici che non è sicuramente... No, in realtà ci siamo trovati 2 mesi prima. Beh, pedalate tutte e due, non è che lui è anche... Sì, lui è maestro di mountain bike. Diciamo che arrivare dalla stagione invernale, dove comunque lui fa il maestro di sci, è sempre sugli sci, ok. Tu fai il maestro di snowboard? Ma in realtà non tanto. Un po' meno. Quindi in realtà proprio come allenamento di bici avevamo più o meno 60 km a testa nelle gambe. Sei stato lontano, sì, 25 giorni da qua, da queste montagne. Com'è stata la tua sensazione? Sicuramente è sempre difficile lasciarle. Diciamo che avere tutte queste montagne, queste punte intorno è sempre... Apprezzi di più, sì, dopo... Sì. Poi il nostro viaggio ci ha portato comunque in tutto quello che è l'Europa molto pianeggiante, tolto il Medio Reno dove c'erano queste colline favolose, bellissime, però le montagne di casa sono sempre le migliori. Sono sempre loro perché. Sì. Cosa? Finita la batteria. No, avete proprio... Ma siamo arrivati. Esattamente. Il gordino. Ciao Daniele, siamo reduci dalla discesa all'Alpage. Cavolo, il trail è migliorato, Bike Park state facendo un super lavoro. Guarda, ci stiamo avvicinando a quello che volevamo, quindi avere un park fruibile un po' per tutti, e soprattutto questa nuova tendenza è quella di avere dei percorsi molto più free e soprattutto un po' più enduro, Sì. natural, qualcosa che è più vicino alla natura possibile, con qualche lavorazione dove veramente il terreno non ti permette, ma sono il resto quello che è l'origine dell'enduro, via. Siete reduci anche da diversi eventi internazionali a livello competitivo proprio di gare. La Maxi Avalanche, Sì. che è la gara che ormai portiamo avanti da 16 anni, e l'Iron Cup, che a noi piace tantissimo perché alla fine avvicina tutti gli amatori all'enduro e comunque al park nella sua declinazione più semplice e soft. Adesso stiamo anche puntando tanto al collegamento Italia-Svizzera tramite l'Alpine Crossing, che ci cambierà sicuramente carta in tavola anche per il bike park. Sul bike park sì. ci sarà una grande evoluzione, la possibilità di attraversare questa parte con le bici, sull'impianto, con il cabinetto a 25 posti e venire a usufruire del park di qua e allo stesso tempo del park a Zermatt, che è un gran bel park. Cavolo, dà un valore aggiunto incredibile. Anche il panorama nostro di guide di mountain bike Valle d'Aosta si sta evolvendo, come tu saprai sicuramente. Anche con la regione, gli enti, cerchiamo di sensibilizzare, educare e diciamo introdurre poi gli utenti in una maniera corretta sul nostro territorio. Il ruolo delle guide è fondamentale perché intanto, come dici tu, educa il biker neofita e avvicina in maniera corretta a quello che è usufruire la montagna. La montagna va rispettata, la natura va rispettata
e i lavoratori della montagna vanno rispettati, l'abbiamo sempre detto. E te Daniele trovi tempo, visto tutti i tuoi impegni, di farti qualche giro esplorativo, bike park oppure gravel? Guarda, io sono per la bicicletta a 360 perché amo tutte le declinazioni, dalla gravel alla bici storica. Ultimamente ho abbracciato anche quella parte lì, e ovviamente sono un pedalatore di natura, faccio anche un po' di enduro, non sono un mago dell'enduro, mi piace molto fare del portage, sono un ciclo amatore delle altre quote, ciclo alpinista, mi piace molto fare i colli e soffrire, sono un matto, per poi scendere. E allora lì bike, nel nostro caso, ecco lì, qualche volta l'ho fatto il portage, ma è meglio evitare. Anche togliendo la batteria, Shanti, fidati che è dura. È dura. Per veri, Sì, per i veri. Però meno male che non si può andare in tutti i posti con l'e-bike, su questo io sono per la fatica. Ciao Daniele, ciao, grazie, alla prossima. Ciao ragazzi, ciao. Grazie. Bene, batteria 21%. Te? Io no, quasi metà, sì. Sarò al 40%. Shanti? Zero. Ma andate troppo forte, ho dovuto andare tutto in Ma dove boost, l'hai non sono consumata? allenato. Ma io non sono un ciclista. Hai fatto fare tutto il motore? Tutto non il hai motore, pedalato? niente. Scusa, abbiamo fatto più discesa in proporzione alla salita. No, bisogna dire che una giornata del genere fatta con una muscolare, penso che saremmo tutti distrutti. Ecco, non usare il termine muscolare. Normale. No, te lo dico, io non uso mai quel termine. No, comunque peso, hai visto, anche... Beh, in discesa sicuramente pesa, è meno agile, però la libertà su queste montagne che ti dà una bici elettrica è la libertà imparagonabile. La libertà di salire, abbiamo dislivelli che è minimo devi fare 1000 metri. La libertà di consumare la batteria. Bravissimo. Sì. Consumando la batteria ti senti più libero, perché se consumi la batteria consumata pesa meno. Sì. Eccolo, ho trovato la soluzione. La libertà di Dai, peso al divertirsi watt. senza faticare troppo. Ma sì. Ma in realtà poi No, fatichi lo stesso, però fai molti più chilometri. fai più chilometri, fai più strada. Sì. Grazie Local Guide, grazie Tizi. Grazie della compagnia, Grazie, grazie a Tizi. voi, è stato Grazie, un piacere. Togli anche il guanto. sì, dai. Mamma mia, che onore. Oggi avendo fatto la Cipolla Line, mi beh. sembra il minimo. Grazie. Ciao.